Immaginate un mondo in cui guerre, confini e rivalità si fermano per un mese intero. E in quel limbo, in quello spazio di tempo sospeso, l'unica cosa che conta è correre più veloce degli altri. Però il premio non è un contratto da milioni di euro, ma una semplice corona di rami d'ulivo. Oggi le Olimpiadi sono l'evento sportivo più grande del pianeta, ma la loro storia è molto di più di una collezione di medaglie. È una storia di divinità greche, di un barone francese un po' visionario, di boicottaggi politici e di momenti che hanno cambiato il corso della società. Benvenuti sul mio canale Naviganti del Tubo Magico. Allacciatevi le cinture perché oggi percorriamo 3000 anni di storia in pochi minuti. E ora andiamo! Tutto ebbe inizio nel 776 a.C. ad Olimpia, in Grecia, ma dimenticate lo spirito sportivo moderno. Le Olimpiadi antiche erano una festa religiosa in onore degli dei. Infatti, Olimpia, situata nel cuore del Peloponneso, non era esattamente una città, nel senso politico di polis, come Atene o Sparta, ma piuttosto uno dei più importanti santuari panellenici dell'antichità. Un luogo sacro, un centro religioso e culturale dove la spiritualità incontrava la celebrazione del corpo umano. La città era divisa essenzialmente in due zone, l'area sacra e l'area dedicata alle competizioni. Nella prima avevamo l'Altis, il recinto sacro, dove si trovava il tempio di Era, Heraion, uno dei templi più antichi della Grecia, dove ancora oggi viene accesa la fiamma olimpica prima di ogni edizione dei giochi moderni. E soprattutto il Tempio di Zeus, una delle meraviglie dell'ingegneria antica. Al suo interno si trovava la statua criso-elefantina di oro e avorio di Zeus, opera di Fidia, considerata una delle 7 meraviglie del mondo antico. La statua, con i suoi circa 13 metri d'altezza, sfiorava quasi il soffitto del tempio e teneva nella mano destra una rappresentazione di Vittoria in oro e avorio e nell'altra uno scettro su cui poggiava l'aquila d'oro. L'importanza e l'impatto di questa opera fu tale da farle attraversare i secoli, arrivando a suggerire l'iconografia di Zeus ai pittori neoclassici. Insomma, molto probabilmente l'immagine che noi moderni abbiamo del padre degli dei ci è stata suggerita dall'immaginazione di Fidia, il più grande scultore dell'antica Grecia. Nella parte di Olimpia dedicata alle gare avevamo invece lo stadio, che poteva ospitare fino a 45.000 spettatori, dove i sedili in pietra erano solo per i giudici, mentre il pubblico sedeva sull'erba dei terrapieni. E poi la palestra e il ginnasio, dove gli atleti si allenavano nei mesi precedenti alle gare. Insomma, una sorta di villaggio olimpico dei nostri tempi. Uno degli aspetti più affascinanti di questo evento era indubbiamente la tregua olimpica, Ekekeiria. Infatti, durante i giochi, tutte le guerre venivano sospese per permettere ad atleti e spettatori di viaggiare verso Olimpia in totale sicurezza. E chi violava la tregua subiva sanzioni pesantissime. Your faces! Open your mouth! They're paying for it, you eat it! Ready? Exercise! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. All'inizio c'era una sola gara, lo Stadion, una corsa di circa 192 metri. La parola si riferiva infatti a un'unità di misura pari a circa 600 piedi greci. Da qui, per estensione, il termine è passato poi a indicare il luogo fisico dove si svolgevano le gare e poi gli impianti sportivi moderni, gli stadi. Con il tempo si aggiunsero poi il pugilato, dove non c'erano riprese e ci si picchiava finché uno non sveniva. La lotta e poi il terribile pancrazio, un mix di arti marziali dove quasi tutto era permesso. Poi arrivò il pentathlon, corsa, salto in lungo, lancio del disco, lancio del giavellotto e lotta. Nato inizialmente come allenamento militare spartano e successivamente le spettacolari corse dei carri. Gli atleti gareggiavano completamente nudi e ricoperti d'olio d'oliva.
In primo luogo perché i vestiti erano d'impiccio durante lo svolgimento della gara e poi per una questione culturale. Per i greci il corpo maschile era considerato espressione di perfezione fisica e virtù morale. La nudità non era vista come imbarazzante, ma come un modo per celebrare l'armonia tra forza, bellezza e disciplina. Infatti la parola palestra, gym in inglese, o ginnastica da noi, deriva dal termine greco gymnos, nudo, perché ci si allenava così nell'antica Grecia. L'altro aspetto da sottolineare era quello che le donne, tranne la sacerdotessa di Demetra, non potevano assistere ai giochi, pena la morte. Tuttavia, esistevano i giochi erei, riservati alle atlete donne, dedicati a Era, moglie di Zeus. E poi sì, non c'erano medaglie d'oro, argento e bronzo, e il campione riceveva solo una corona di rami di ulivo selvatico, Cotinus. Ma comunque, al ritorno in patria, il vincitore diventava un eroe nazionale con vitalizi e statue a lui dedicate. Insomma, le Olimpiadi non erano solo sport, erano un simbolo di identità ellenica. Pur essendo in costante conflitto tra loro, i greci si riconoscevano come un unico popolo proprio davanti agli altari di Zeus e nelle competizioni di Olimpia. Ma nel 393 d.C., dopo ben 292 edizioni, l'imperatore romano Teodosio I, cristiano fervente, vietò i giochi, considerati un rito pagano. E così le Olimpiadi caddero nel silenzio per ben 1500 anni. Bisognerà aspettare il 1894, quando un nobile francese, il barone Pierre de Coubertin, è convinto che lo sport possa educare i giovani e unire le nazioni. Il barone, infatti, voleva trovare un modo pacifico di sfogare le rivalità nazionali affinché le nazioni si confrontassero sportivamente piuttosto che in guerra. Nonostante molti lo prendano per pazzo, il 23 giugno 1894 riuscirà a fondare il CIO, Comitato Olimpico Internazionale. Così, 2 anni dopo, nel 1896, ad Atene, i giochi torneranno in vita. Non sono le Olimpiadi che conosciamo oggi, parteciperanno solo 14 nazioni, gli atleti sono tutti maschi e molti erano turisti che si trovavano lì per caso e decisero di iscriversi. Sì, perché scordatevi il villaggio olimpico, i partecipanti dovevano pagarsi il viaggio, il vitto e l'alloggio di tasca propria. Riguardo alle gare invece, quelle di nuoto non si svolsero in piscina ma in mare aperto, nelle gelide acque della baia di Zera. Gli atleti venivano portati al largo con una barca e poi dovevano tornare a riva a nuoto. Nella prima maratona moderna invece il greco Spiridon Lewis lungo il percorso si fermò in una locanda a bere un bicchiere di vino e alcune fonti dicono addirittura cognac offerto dal suocero. E nonostante questa sosta rigenerante, riuscì a recuperare e tagliare il traguardo per primo, diventando eroe nazionale. L'irlandese John Pius Bollan, che si trovava ad Atene come spettatore, fu convinto da un amico a iscriversi al torneo di tennis. Non solo non aveva l'attrezzatura adatta e dovette comprare la racchetta sul posto, ma finì per vincere l'oro sia nel singolare che nel doppio. E pensate che il record per il più giovane atleta olimpico di sempre appartiene ancora a quella edizione. Dimitrios Lombras, un ginnasta greco, partecipò alla gara delle parallele a squadre a soli 10 anni e 218 giorni. La sua squadra arrivò terza, permettendogli di salire sul podio. Inoltre, a differenza di oggi, in quella prima edizione non venivano assegnate medaglie d'oro. Il primo classificato riceveva una medaglia d'argento, un ramo d'ulivo e un diploma. Il secondo riceveva una medaglia di rame e un ramo d'alloro e il terzo purtroppo non riceveva niente. Eppure, nonostante il caos e tanto dilettantismo, il successo fu enorme. Lo spirito olimpico era ufficialmente risorto. L'importante non è vincere, ma partecipare. La cosa essenziale non è la vittoria, ma la certezza di essersi battuti bene, disse de Coubertin. Ma il XX secolo metterà alla prova il suo sogno. Le Olimpiadi acquisteranno sempre più prestigio, ma proprio per questo inizieranno a riflettere la tensione mondiale. Le donne entreranno nei giochi già dalla seconda edizione svoltasi a Parigi, durante la grande esposizione universale del 1900, ma con pochissime discipline.
Per decenni furono ostacolate e giudicate inadatte a certe gare. Oggi invece rappresentano quasi il 50% degli atleti e dal 2020 i giochi sono ufficialmente paritari. Una rivoluzione lenta ma fondamentale. Ma questa seconda edizione parigina mise a rischio il futuro delle appena nate Olimpiadi. Fu un evento disastroso sotto tanti punti di vista, organizzativi e come importanza data alla manifestazione che rimase solo un corollario secondario all'interno dell'esposizione universale. De Coubertin fu così infuriato verso la superficialità con cui la sua nazione aveva trattato i giochi che si trasferirà in Svizzera, diventando poi cittadino onorario di Losanna, città che ancora oggi è la sede del CIO. Ma l'altra motivazione che lo indusse a spostare il Comitato Olimpico in Svizzera fu la necessità di trovare un terreno neutrale, anche in vista dell'approssimarsi della Prima Guerra Mondiale. Nel 1914 verrà creata la bandiera olimpica. I 5 cerchi interconnessi di colori diversi, blu, giallo, nero, verde e rosso, su sfondo bianco, rappresenteranno l'unione dei 5 continenti e l'incontro di atleti da tutto il mondo. Nell'edizione di Berlino del 1936 Hitler vorrà usare i giochi per dimostrare la superiorità della razza ariana, ma i suoi piani verranno rovinati da un atleta afroamericano di nome Jesse Owens, che vincerà 4 ori sotto gli occhi del Führer, diventando un simbolo eterno di uguaglianza. Dopo la sospensione dovuta alla Seconda Guerra Mondiale, le Olimpiadi riprenderanno nel periodo della Guerra Fredda. Così, per decenni, USA e URSS trasformeranno il medagliere in un campo di battaglia politico, arrivando perfino al boicottaggio. Gli americani non andranno a Mosca nel 1980 e i russi, per ripicca, non andranno a Los Angeles nell'84. Non mancheranno, purtroppo, anche pagine nere nella storia olimpica. A Monaco, nel 1972, avverrà un attacco terroristico contro la delegazione israeliana, causando numerosi morti. L'idea che lo sport fosse una bolla immune dalla violenza del mondo verrà confutata in maniera brutale. Nell'edizione di Montreal del 1976, all'età di 14 anni, Nadia Comaneci sarà la prima atleta della storia a ottenere un 10 tondo nella ginnastica. Purtroppo il tabellone elettronico non era programmato per mostrare più di 3 cifre e così alla fine della gara comparirà un 1.00. Il pubblico inizialmente rimase gelato e confuso, pensando a una punizione severissima dei giudici, finché non fu chiarito che quell'1 era in realtà un 10 pieno. Dagli anni '80 in poi le Olimpiadi diventeranno un business colossale e un palcoscenico per leggende viventi. A Barcellona 92 il Dream Team americano di basket porterà per la prima volta lo sport professionistico ai giochi. E poi arriveranno i giganti del nuovo millennio, come ad esempio il nuotatore Michael Phelps, l'uomo che ha vinto più medaglie di intere nazioni, 28 totali. O Usain Bolt, che ridefinirà i limiti della velocità umana sorridendo alle telecamere prima del traguardo, con i suoi record strabilianti nei 100 e 200 metri, imbattuti ancora oggi. Safa Paul ist der schnellste aus den Blöcken. Jetzt kommt er und jetzt ist Usain Bolt nicht zu halten. Nein, er gewinnt. In questo periodo nasceranno anche le Olimpiadi invernali come evento separato e le Paralimpiadi, che oggi sono il terzo evento sportivo più grande al mondo, celebrando la resilienza e l'eccellenza oltre ogni barriera fisica. Oggi le Olimpiadi devono affrontare nuove sfide, i costi esorbitanti per le città ospitanti, lo spettro del doping e la necessità di attirare i giovani. Per questo vediamo debuttare sport come lo skateboard, l'arrampicata e persino la break dance. Nonostante le polemiche, quando quella torcia entra nello stadio durante la cerimonia d'apertura, il mondo si ferma ancora. È l'unico momento in cui 200 paesi diversi accettano le stesse regole e si stringono la mano.
Dalla polvere di Olimpia ai droni di Parigi e Los Angeles, le Olimpiadi sono lo specchio di ciò che siamo, competitivi, imperfetti, ma costantemente spinti a superare i nostri limiti. Come diceva il motto originale, Citius, Altius, Fortius, più veloce, più in alto, più forte. E voi, qual è il momento olimpico che non dimenticherete mai? Scrivetemelo nei commenti qui sotto. E se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e premete la campanellina per non perdervi i prossimi viaggi nella storia dello sport. E ricordatevi, dove ci sono storie gustose da raccontare, Munzik c'è. Stay tuned, stay curious!